Antonio Raimondi nasce a Milano il 19 settembre del 1824. Non so voi, ma io in tutta la mia carriera scolastica non ho mai sentito parlare di Antonio Raimondi. Antonio Raimondi è una figura storica centrale per la cultura e la scienza peruviana. È noto come geografo, naturalista, esploratore e anche archeologo. È un italiano naturalizzato peruviano. La sua opera principale riguarda un vasto studio scientifico e geografico del Perù nell'Ottocento. È frutto di numerose e profonde esplorazioni fisiche e raccolte di campioni biologici, geologici, botanici, zoologici, antropologici. Raimondi ha percorso circa 45.000 km in tutto il territorio peruviano. Ha visitato tutte le regioni maggiori, la costa, l'alta montagna, la giungla, e spesso in condizioni estremamente pericolose. Quindi le sue ricerche spaziano in molte discipline scientifiche, vanno dalla cartografia alla geologia, alla mineralogia, alla botanica, alla zoologia, fino all'archeologia e all'etnografia. Appunto Raimondi ha raccolto più di 50.000 campioni naturali, ha realizzato un corpus enciclopedico di lavoro che prevedeva una ventina di volumi, poi ne sono stati pubblicati solo 6 e il progetto principale è noto come Il Perù. E tra le sue opere spiccano numerose mappe dettagliate, e tra cui una famosa è la Grande Mappa del Perù, che è stata pubblicata nel 1887. E quest'opera appunto ha trasformato la comprensione del territorio peruviano, è stato anche importante per il processo di costruzione dell'identità nazionale. Quindi la sua attività fu fondamentale anche dal punto di vista politico e sociale, in quanto il suo lavoro contribuì alla modernizzazione e alla valorizzazione delle risorse naturali del Perù. Il lavoro contenne anche però elementi critici, poiché la rappresentazione del territorio fu parte di un progetto di modernizzazione che si legava allo sfruttamento delle risorse e alla marginalizzazione di popolazioni indigene. Poi Raimondi è anche famoso per la scoperta e il recupero della Stele di Raimondi. Stele di Raimondi è un reperto artistico monumentale della cultura Chavin, una delle civiltà pre-incaiche più antiche e importanti del Perù. Adesso è conservata a Lima nel Museo Nazionale di Archeologia, Antropologia e Storia del Perù. La Stele di Raimondi è considerata uno dei capolavori artistici più raffinati dell'antica cultura Chavin e invece in campo botanico ha descritto nuove specie e generi e ha lasciato una fondamentale eredità tassonomica con alcune specie intitolate a lui. Tra queste la più famosa è la Puya Raimondi ed è endemica delle Ande peruviane e boliviane. Questa è appunto la bromeliacea più grande al mondo, ha un'altezza può superare i 10-15 metri, ha una grandissima infiorescenza pannocchia che può raggiungere la sua infiorescenza anche i 3 metri di altezza. E poi la sua particolarità è che ha una fioritura molto lenta e anche unica e ci mette tra gli 80 e i 150 anni per fiorire e dopo la fioritura sostanzialmente la pianta muore. Questo è un altro italiano che noi non conoscevamo, o almeno io non conoscevo, e che ho scoperto una volta arrivato in Perù. Tuponanci Scama